Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo del nuovo compressore della Parkside modello PSKO24A1 comprato questa mattina 11 febbraio del 2021 a 99 euro. Di cosa si tratta? Di un compressore bicilindrico, senza olio, silenziato, fantastico, che emette solo 68 decibel, almeno questo dichiarano. Ora lo vedremo da vicino, vedremo come si imposta, come funziona, come tutti i compressori, però vi farò vedere da vicino le sue caratteristiche e poi ovviamente alla fine trarremo le conclusioni sul prodotto. Dovrebbe essere la prima recensione in Italia, ho fatto una verifica, sembra che ancora su YouTube non ci siano video, quindi iniziamo e guardiamolo per bene. Allora, innanzitutto il compressore arriva con alcune parti smontate, quindi le ruote, il filtro posteriore più la gomma sulla parte anteriore. Per montare le ruote bisogna semplicemente fare passare una vite dal foro centrale e poi avvitarla in un dado saldato sulla struttura. Io ho messo pure un controldado per avere una maggiore tenuta, evitare che si sviti con le vibrazioni. Sulla parte posteriore invece c'è il filtro che va avvitato in alto in uno dei due fori, c'è un tappo trasparente, va rimosso, dopodiché si avvita il filtro e si inserisce questo tubicino sulla parte alta. Per avvitare le ruote è necessario utilizzare eventualmente un dado 13. Invece, per quanto riguarda la gomma sulla parte anteriore, bisogna utilizzare una chiave 14. Questa sulla parte bassa è la valvola per poter far uscire eventualmente la condensa e sulla parte alta abbiamo i due manometri che indicano uno la pressione contenuta all'interno della bombola, l'altro invece la pressione che vogliamo far fuoriuscire dai due attacchi. Per regolare la pressione è necessario intervenire su questo pomello. Quindi svitando diminuiamo e avvitando aumentiamo. Dopo aver raggiunto la pressione desiderata, con questa ghiera che funge da controldado possiamo stringere ed evitare che la stessa si possa muovere con le vibrazioni del compressore. I due attacchi hanno la stessa pressione in uscita. Questo compressore dichiara un'aspirazione di 260 litri al minuto ed un'erogazione di 80 litri al minuto. La pressione emessa, anche se all'interno vengono contenuti 8 bar, è di 7 bar. Questo è il tasto per poterlo accendere e spegnere, quindi sollevandolo accenderemo il compressore, premendolo lo spegneremo. Questa invece è la valvola per lo sfogo dell'aria. Si apre automaticamente facendo fuoriuscire l'aria nel caso in cui il compressore dovesse superare la pressione massima consentita. È consigliato ogni 30 ore di utilizzo svitare questa ghiera, tirare in modo da testarlo, comunque verificare il suo funzionamento. In questo modo infatti fuoriuscirà parte dell'aria. Vi consiglio di fare questo test quando il compressore non è carico al massimo. La stessa cosa quando dovrete far fuoriuscire la condensa dalla parte bassa. Fatelo sempre con il compressore praticamente quasi vuoto. Ma adesso parliamo della cosa più importante di questo compressore, quindi il motore da 1,5 kW bicilindrico silenziato senza olio. In teoria dovrebbe essere un compressore che ci permette di utilizzarlo serenamente senza il rischio di dover dare fastidio ai vicini o comunque di doverci stonare noi stessi, perché sappiamo che i compressori emettono solitamente dai 90 ai 100 decibel, quindi parecchio rumorosi. Tra l'altro hanno bisogno di manutenzione per quanto riguarda l'olio, eccetera. Questo invece è un motore senza olio che promette prestazioni davvero eccezionali. Allora, adesso lo accendiamo, anche se già un pochettino di carica. Vi faccio sentire quanto è silenzioso. Ovviamente in un video, sia per quanto riguarda il microfono della registrazione che le casse con le quali riprodurrete l'audio, potrebbe alterare il suono, però approssimativamente potete farvi un'idea. È più rumoroso lo sfiato della valvola alla fine quando finiamo la carica che il compressore in funzione. Adesso vi farò vedere la differenza sia di rumorosità che di vibrazione tra un compressore classico e questo compressore silenziato bicilindrico. Questo compressore già l'avete visto in un mio video, vi lascerò pure una scheda qua in alto e il link nella descrizione, quando ho cambiato il pressostato perché perdeva. Guardate che differenza. Questo viaggia per il bancone. Questo sta fermo. Allora io ora non posso sapere se voi sentite o meno la mia voce, però
parlando con un tono di voce leggermente più alto del normale, forse mi state sentendo. Facciamo la prova anche con questo. Penso che non sentiate niente, io sto parlando come parlavo poco fa, provo anche ad alzare la voce, ma temo che voi non mi sentiate. Davvero rumorosissimo. Allora, ho messo i compressori sul pavimento in modo da mantenere su per giù la distanza normale che si ha dei compressori durante l'utilizzo. Metterò sia il lettore di decibel alla mia altezza, ma anche il microfono è alla mia altezza, quindi diciamo che è la situazione più consona per poter verificare su per giù il numero di decibel emessi. Come potete vedere, la voce umana si attesta sempre attorno a 75-80 decibel in base al tono di voce individuale. Adesso accenderò per primo il compressore rumoroso, dichiarano 94 decibel emessi, quindi vediamo se effettivamente a questa distanza il suono rilevato si avvicina. Abbiamo avuto un picco di 85 decibel. Adesso accenderò quello Parkside e vediamo la differenza. Siamo a 76 decibel. Penso che in questo momento mi stiate sentendo, quindi riusciate a distinguere la mia voce. Fra me e voi c'è il compressore. Ho appena svuotato completamente il serbatoio, non c'è assolutamente aria al suo interno, quindi lo avvio e vediamo quanto tempo impiega per caricarsi al massimo da 0 fino a 8 bar. Utilizzerò il cronometro del telefonino, quindi lo avvio. Ovviamente metterò una ripresa accelerata per non annoiarvi. Adesso sentirete il suono della valvola di sfiato. Perfetto, questo suono è una valvola, ci è impiegato praticamente 1 minuto e 50 circa. Questo suono è una valvola di sfiato che toglie la pressione dal cilindro in modo che possa riavviarsi per caricarsi. Se non fa questo rumore, questo sfiato finale, vuol dire che c'è qualcosa che non va, deve farlo. Adesso facciamo un'altra prova. Collego questa pistola per soffiare, provo a metterlo in funzione, vediamo man mano che si va scaricando se il motore riesce a mantenere la pressione oppure se lo scaricamento è più veloce del caricamento del motore. Ovviamente il motore non riesce a garantirci un serbatoio pieno durante l'utilizzo ed era impostato a 5 bar, quindi è un compressore per hobbisti, è un compressore che ci serve a utilizzare per esempio una pistola sparapunti o altri utensili che richiedono aria ma non continua. L'inserimento e la rimozione del raccordo sono semplicissimi, basta semplicemente spingere all'interno per inserirlo e poi far arretrare questa parte per poter togliere il tubo. Mi raccomando, quando togliete il tubo fate sempre attenzione, tenete con una mano in modo da evitare che vi arrivi una frustata. In questo modo non accade nulla. Invece se non lo tenete in questo modo, cerco di fare una cosa il più sicura possibile, il tubo viene lanciato, quindi se è rivolto per esempio verso le vostre gambe riceverete una frustata. Come vedete si stacca di colpo, quindi è più sicuro se viene tenuto con una mano. E allora ragazzi, cosa dire di questo piccolo compressore della Parkside? A me piace perché è piccolo, perché non vibra e perché è silenzioso. È il compressore che mi serviva perché tantissime volte, come sicuramente sarà accaduto anche a voi, abbiamo avuto necessità di utilizzare il compressore ma per non dare fastidio, allora ci si è adattati, si è rinunciato o rinviato il lavoro. Un compressore così piccolo ovviamente non andrà bene per lavori gravosi, non andrà bene per chi deve utilizzarlo in officina con utensili che richiedono una grande portata di aria, perché è un piccolo compressore. Però va benissimo per esempio per una pistola sparapunti, va benissimo per soffiare sul bancone, va benissimo per gonfiare le gomme dell'auto, va benissimo per tutto ciò che non richieda una portata di aria elevata, considerando che un compressore di questo tipo solitamente in un'officina o comunque in un piccolo laboratorio è impostato sempre attorno ai 3 bar perché serve più che altro per soffiare.
e molti utensili lavorano comunque anche se a 6 bar, però non richiedono un utilizzo continuo di aria, vedasi appunto la pistola sparapunti e tanti altri. Per lavori più importanti ovviamente avete bisogno di compressori non solo che abbiano un serbatoio più capiente, ma anche un motore che fornisca più aria, perché altrimenti, anche se il serbatoio è grande, man mano si va svuotando e poi il motore non riesce a soddisfare la richiesta di aria. Per il resto mi sembra un compressore ben fatto. A me piace, penso di aver risolto tantissimi problemi acquistandolo. E spero che lo abbiate trovato anche voi, perché ogni volta queste cose finiscono praticamente in mezz'ora. E spero soprattutto di avervi detto tutto. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate qua giù sulla campanella per attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un nuovo video, cliccate in tantissimi qua pure sul mi piace, commentate sia per farmi sapere le vostre opinioni, ma anche per eventuali domande, chissà, avessi dimenticato di dire qualcosa o se siete curiosi di sapere alcune parti che lo riguardano. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo!